amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi girerò per voi la seconda parte del video tutorial. Se vi siete persi ovviamente la prima parte, quella in cui mostro come realizzare questo piccolo modulino su tache e perline, quindi vi metto giù nell'info box la prima parte, che ovviamente è una parte del modulino che andremo a realizzare oggi. Questo video è in collaborazione con la Do It You, che mi ha inviato tutti i materiali che vedete qui per realizzare ovviamente questo bijou e questo tutorial per voi. Vi ricordo il codice sconto per chi acquista dalla Do It You. C'è uno sconto del 35% per tutte le iscritte al mio canale, anche sui prodotti già scontati, e il codice da inserire è Gabriella35, poi ve lo scriverò qui in sovraimpressione. Passo subito in breve a mostrarvi i materiali che ci serviranno. Ovviamente il modulino dovrete realizzarlo, altrimenti realizzerete solo la seconda parte del tutorial. Ci servirà un cabochon, un cushion Swarovski, che è questo, da 12 mm, ed è Fantasy Fancy Stone White Oval. Questo veramente è bellissimo. Dopodiché ci servirà per la prima parte, ovviamente ci serviranno molte più dedica. Per questa seconda parte ce ne servirà giusto qualcuna. Andrò ad utilizzare un bicono delle Rokyle 11.0 e dei mezzi cristalli da 3 mm. Utilizzerò anche le nappine ed utilizzerò due colorazioni di soutache, quello oro e quello lamé oro da 3 mm e quello petrolio. Ho provato a utilizzare quello bianco, non so se vi ricordate, nel video unboxing e nel video precedente, ma non sono riuscita ad utilizzarlo perché è troppo morbido, non mi piace il tessuto, quindi per il bianco mi dispiace, ma no. Questi altri due invece sono riuscita a realizzare qualcosa a mio avviso di carino che adesso vi vado a mostrare. Allora, oggi insieme faremo questa seconda parte che sembra complicata, ma in realtà non lo è tanto. Ovviamente bisogna avere un pochino di manualità, però ce la si può fare. Allora, è un modulo base con al centro ovviamente il nostro quadrato e quindi poi un giro, vedete, di Rokyle, e forse quello potrebbe essere un pochino più complicato. Poi andremo a congiungere le due parti con delle Rokyle e con il bicono, e poi ci aggiungerò questo decoro nella parte superiore per creare e richiamare un po' il colore, perché se ricordate l'avevamo realizzato tutto dorato, ma mi andava insomma di mettere un altro po' di colore anche nella parte superiore, ma come vedete insomma 2 punti e via. Ovviamente poi ho incollato anche il perno, quindi ci serviranno anche i pernetti, questi qui. Ho utilizzato il filo Miyuki e il mio solito ago. Allora, la prima cosa da fare ovviamente è andare ad incollare a una base il nostro cabochon, il nostro Rivoli cushion in questo caso. Quindi andate a ritagliare, procedo anche io. Dopodiché, per portarci avanti e non fare un video immenso, andrò a tagliare 5 strisce di soutache, vedete, 3 color oro e 2 di questo color petrolio di 13 centimetri, ok? Per andare a contornare il nostro cushion. Ovviamente se avete difficoltà a fare questo gioco con le perline, potete anche cucire insieme le 5 piattine senza le perline al centro, al brick stitch, se volete semplificarvi, non cambia tantissimo. Mi raccomando, quando tagliate le piattine, vedete, io ho messo un po' di colla, così possiamo lavorarle e girarle tra le mani e gli estremi non si sfilacceranno e saremo più agevoli nel cucire. Filo oro Miyuki. Primissima cosa da fare, individuare il verso delle piattine. Vedete la nostra V, questo è il dritto del nostro lavoro. Lo dirò all'infinito. Con le piattine lamé la differenza insomma non è tanta perché non si nota tanto, ma se utilizzate poi altri tipi di piattine il verso è importante. Quindi prima cosa da fare, vado semplicemente ad accostare la mia piattina al mio cabochon.
in questo modo, e dopodiché unisco al centro. Mi raccomando, essendo un quadrato dovete essere abbastanza precise nel cucire, quindi vado proprio così a stringere con le dita e vado a cucire qui al centro, e poi cucirò il contorno in modo tale che comincio a bloccare le mie piattine. Mi raccomando, beccate sempre il centro della vostra piattina. Quindi primissima cosa da fare, andiamo a fissare il centro con qualche punto. Questo è il retro, vedete? Cominciamo a cucire il nostro cabochon come facciamo sempre alla stessa maniera la prima piattina. Non badiamo tanto ai punti, perché come già sappiamo poi ci andranno su altre piattine, quindi in questo caso non c'è veramente nessuna difficoltà. Andate semplicemente a cucire tutto il contorno. A seconda poi della manualità che avete acquisito, potete anche cucire più di una piattina insieme. Io ovviamente vi mostro step dopo step, perché non so le persone che vengono sul canale a vedere il video a che punto sono, quindi io parto da zero, ma se voi riuscite a cucire 2-3 piattine tutte insieme, ben venga. Finito il giro, ovviamente ripasso al centro e vado a prendere la mia seconda piattina e faccio sempre stessa operazione. Individuo il verso, trovo il centro e vado a posizionare, e quindi ricomincio il secondo giro e vado a cucire sempre alla stessa maniera. È sempre un modulo base, cambia semplicemente la forma di quello che stiamo andando a cucire, che non è un tondo o un ovale, ma in questo caso è un cushion Swarovski quadrato. Quindi vado ad adagiare tutta la mia parte, la mia seconda piattina, mi raccomando, allineatela bene in questo modo, dopodiché girate e cominciate a cucire anche questa seconda piattina. Ci vediamo a giro finito. Se riuscite, entrate nella piattina e nella base. Quindi comincio a cucire la mia seconda piattina. Posso sempre dare punti abbastanza, insomma, larghi e comodi, perché ovviamente ci andranno tante altre piattine di seguito, quindi state tranquille. L'importante è non tirare troppo il filo, ma avere una tensione costante per non creare difetti o avvallamenti sulla piattina. Quindi procedete con la seconda e alla stessa maniera procedete anche con la terza piattina, che sarà di colore ovviamente ottanio, petrolio, scusatemi. Io sto cucendo la seconda e la terza insieme contemporaneamente per velocizzare. Voi, insomma, fate come ritenete opportuno. Come vedete, io non ho cambiato filo e sto cucendo sempre con il filo color oro, ma sto dando veramente dei puntini piccini piccini, anche perché poi qui andranno cucite le nostre rocaille, quindi procedete e finite di cucire. Comando, quando poi vi troverete nella parte centrale, prendete, appiattite tutte quante le piattine insieme e andate a dare dei punti avanti e indietro per unire bene qui al centro. Una volta che avremo terminato la parte centrale, procediamo con il decoro al brick stitch con le perline 11.0. Ovviamente se avete difficoltà col brick stitch potete mettere semplicemente un'altra piattina e poi andare a congiungere, andare a fare il decoro e poi andare a fare tutto il resto dell'orecchino senza l'inserimento delle rocaille. Io vi mostro in breve come fare. Uscite col lago al centro della piattina ed andate ad inserire sul lago 2 rocaille 11.0, quelle di colore insomma opaque matte, e spostatevi in avanti di qualche millimetro, vedete, in questo modo. E le nostre rocaille, ovviamente la prima si dovrà posizionare in questo modo e la seconda ci dovremo andare a ripassare, quindi io rientro nella mia rocaille
in questo modo e quindi la fisso, ne inserisco un'altra e mi sposto di qualche millimetro in avanti e prendo ovviamente non tutte quante le piattine, ma insomma le ultime due, rientro nuovamente nell'ultima inserita e ne inserisco un'altra. Questo è insomma il giro da effettuare al brick stitch, quindi è semplice, non è insomma complicato, però se avete difficoltà ovviamente la prima si andrà poi dopo a fissare dopo quando inseriremo l'altra piattina. Quindi andate a fare tutta questa operazione e andate anche a inserire qui al centro una piccola delica come ho fatto io qui. Ovviamente potresti andare anche ad inserire una catena strass, ma l'inserimento è un po' più complicato, oppure delle Rokyle 80, insomma questo poi è veramente dettato dal gusto personale. Quindi procedo fino alla fine. Vi mostro ovviamente la vista laterale dell'inserimento delle nostre Rokyle. Questo è ciò che vedete al brick stitch. Ovviamente questo filo poi andando a mettere la piattina oro non si vedrà. Se avessi messo il filo trasparente, insomma, è sempre più difficoltoso girare un tutorial. Quindi questo è ciò che vi dovrete ritrovare. Una volta completato tutto il nostro giro, ci portiamo, vedete, ad uscire attraverso una Rokyle ed andremo a prendere la nostra piattina, quella di colore oro. Facciamo sempre la stessa cosa e andremo a congiungere anche quest'altra piattina al nostro lavoro. Ovviamente prendete sempre il centro e procedete in questo modo. Ovviamente il primo punto è quello un po' più complicato, però poi attraverso le Rokyle, vedete, in questo modo spuntate sempre al centro, attraverso poi le Rokyle non dovete necessariamente ripassare tutte quante le Rokyle, ma potete tranquillamente fare una sì ed una no. Potete anche in questo caso fare punti un po' più grandini, perché comunque dopo all'esterno ci andrà un'altra piattina, quella di color petrolio, e quindi tranquillamente potete dare un punto, una perlina sì, una perlina no, e quindi fare questa cucitura all'interno piattina, perlina, piattina. Quindi procedete in questo modo, procedo anche io, vado in quella successiva, vedete, e poi rientro in questo modo. E vado a cucire tutto quanto il mio contorno e la mia piattina. Mi raccomando, quando cucite restate morbide, non tirate troppo, altrimenti vedrete tutte quante una serie di avvallamenti e di storture. Invece dovete adagiare la vostra piattina e cucire delicatamente. Quando avrete ovviamente finito di cucire tutta questa piattina alle Rokyle, chiudete sempre al centro e poi, ragazze, velocizziamo, andate a cucire anche la nostra ultima piattina a questa color oro. Se ovviamente siete alle prime armi, evitate questo passaggio con le Rokyle e lavorate di solo piattina per semplificare, insomma, il lavoro, altrimenti vi sembrerà di una difficoltà immensa, me ne rendo conto, però faccio questi tutorial per diversificare un pochino e inserire qualche cosa di nuovo. Quindi procedete ad unire al centro e a cucire anche l'ultima piattina. Ovviamente tenete ben strette le piattine e date dei punti a zig zag dal retro veramente invisibili, in modo tale che insomma non si vedano su questa parte, e semplicemente quindi vi muovete in diagonale dando dei micro puntini e andate in avanti, dei micro puntini sempre al centro, ovviamente, che insomma non si vedano da nessuna parte. Ovviamente vedete che qui li ho dati più grossi proprio per mostrarli a voi, ma dal retro non si devono vedere, si vede giusto davanti
forse qualche puntino qua e là, perché ovviamente sto utilizzando il filo oro e non voglio insomma che si veda, ma i puntini devono essere veramente piccini piccini piccini, dati in diagonale. Arrivate poi ovviamente alla fine, andiamo sempre ad unire le piattine e poi realizziamo il decoro del nostro modulo base, come facciamo un po' in tutti quanti i moduli base. In questo caso io prendo un mezzo cristallo e vado a cucire tutte e 5 le piattine. Ovviamente se voi avete difficoltà procedete col cucirne poche per volta. Io vedete individuo più o meno il punto, tengo belle strette tutte quante le piattine e vado in questo modo, ovviamente giro sul davanti e le sistemo. E dopodiché cucio e fisso tutto quanto, quindi fate anche voi la stessa cosa andando a cucire tutto il contorno, insomma, per stabilizzare questa parte. Quindi procederò in questo modo, vedete che resterà comunque un paio di centimetri di piattina, quindi forse potete tagliarne anche 12 di ogni pezzetto. Quindi andate e cucite tutte quante le vostre piattine, tenete ben salde e procedete con il cucire a mo' di ventaglio tutte quante le vostre piattine insieme. Non so come mostrarvele tutte insieme, ecco, in questo modo. Ovviamente non vi tirate tutto quanto dietro le altre piattine, quindi procedete in questo modo, date qualche punto a ventaglio e poi ovviamente dovete fissarla anche sulla vostra parte davanti. E se riuscite, ovviamente ripassate anche al centro del mezzo cristallo, insomma, passare un paio di volte è sempre meglio. Io con la camera davanti ho difficoltà, quindi procedete col cucire. E una volta, insomma, che le nostre piattine saranno fissate tra di loro, procediamo a dare anche qualche punto sul davanti, quindi spuntate al centro. Io ho sempre il filo oro, voi mi raccomando, utilizzate, fate un cambio filo verde oppure utilizzatene uno trasparente. Ok, io darò un punto micro micro micro. Ovviamente voi per fissare meglio prendete un filo trasparente che vedete che tiro e non si vede praticamente, e insomma fissate ben benino alla parte davanti, spuntate anche qui tra le piattine in questo modo, senza prendere la piattina petrolio ma individuando il retro della piattina e non il davanti, altrimenti vi creerà un difetto. Vabbè, penso di avervi mostrato un paio di punti, quindi quello che avete fatto da un lato ovviamente lo andrete a fare anche dall'altro. Dopodiché taglio e metto la colla. Allora, il nostro modulino base è finito, ovviamente la colla qui ho tagliato e si sta asciugando, dopodiché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a prendere due delle nostre nappine, perché io, vedete, ne ho messe due, lo sapete che non mi piacevano tanto, però alla fine poi me le sono trovate ed ho provato insomma ad utilizzarle. Cosa ho fatto? Ovviamente le ho un po' pettinate per benino, dopodiché le ho cucite al centro con qualche punto, le ho proprio cucite tra di loro e dopo sono andata ad incollarle semplicemente sul mio orecchino in questo modo. Ovviamente poi ho sistemato tutto quanto per benino, ok, e poi con una bella forbice di queste insomma da sarta ho tagliato tutto per benino, insomma ho tagliato tutto per bene il contorno, quindi qua in realtà è soltanto un'operazione di incollaggio, non lo faccio adesso altrimenti farei un disastro con la colla con voi, e dopodiché dopo che ho incollato tutto quanto ho tagliato i due nodini perché creerebbero troppo ingombro, ma solo dopo che la colla si è asciugata per bene. Vedete che qui non ci sono. Quindi fate attenzione, incollate bene, ve lo mostro qui da vicino, vedete che c'è proprio uno strato di colla tutto intorno perché ho fatto aderire sia sulla mia parte
soutache, quindi ho messo colla sul soutache, poi ho adagiato e sistemato tutte quante le due nappine, l'ho aperti a mo' di ventaglio, ho messo ancora colla, ho fatto sì che si assorbisse, che si asciugasse e poi solo dopo ho tagliato con molta cautela ed ho messo altra colla, quindi fate anche voi la stessa cosa. Ovviamente questo procedimento potete farlo anche alla fine, casomai, che è più semplice. Adesso andiamo ad unire invece le due parti. Non vi mostrerò in questo caso come insomma cucire, perché veramente dovete prendere un pezzetto di piattina e andarlo a cucire qui subito e dovete arrivare subito dopo la piega, perché sarebbe solo una perdita di tempo. 3 secondi e avete cucito. Ovviamente cucite poi 2 lembi al centro e mettete anche un pochino di colla, perché dopo ovviamente poi ci andremo a mettere anche il nostro perno. In questa parte velocizzerò il video, però comunque vi sarà sempre chiaro. Quindi esco al centro del mio modulino, prendo il bicono sul lago, quello da 6 mm, e lo vado ad adagiare proprio in questo modo e rientro. Così, in questo modo. Adesso vado a prendere l'altro mio modulo, ok? E mi posiziono in questo modo e vado ad unire le due parti. Ovviamente ripassate nel bicono una seconda volta. Spunterò poi al centro, vedete? Vado a prendere una 11.0 e vado nel mio modulino di fronte, quindi dovete essere brave a mantenere per bene, io col telefonino davanti, però ci provo a mostrarvi il passaggio. Dovete entrare nel modulino, nel modulo più grande in questo modo e dovete rifare questa operazione di inserimento rocaille anche da quest'altro lato, ok? In questo modo ovviamente ripassate e inserite anche una seconda rocaille esternamente, quindi 2 da un lato e 2 da un altro. O in ogni caso, insomma, come vi trovate, perché ovviamente non abbiamo tutte la stessa mano, se aveste bisogno di una 8.0 potete inserire anche una 8.0. I decori esterni sono veramente a vostro piacimento. Dopodiché passate anche attraverso il bicono e quindi unite anche il bicono alla vostra parte sottostante, al modulino sottostante. Ovviamente cucendo senza cercare di deformare il modulino, insomma, che è stato realizzato. Adesso semplicemente decorate a piacere questa parte con le rocaille che preferite. Quindi adesso andrò a inserire 7-8 rocaille da un lato e da un altro e delle delica qui in basso. Cioè inserirò, vi faccio vedere le foto, va? Così comprendete. 3 delica e ripasso da un lato e dall'altro. E successivamente uscendo da una delica 7 rocaille 11.0, ripasso, ridiscendo ed andrò ad inserire uscendo dalla 11 un'altra delica. Vedete? In questo modo farò la stessa cosa dall'altro lato. Dopodiché non ci resterà che mettere con la colla il perno e, come vi ho spiegato, la nostra nappina e l'orecchino sarà terminato. Ovviamente anche i decori dall'altro lato. Questo è il retro del nostro orecchino col perno e vedete con la nappina dove ho tagliato praticamente la parte dei nudi. Ovviamente dovrò fare il retro, eventualmente poi vi mostrerò in un altro video. Questo è il nostro davanti, ora ve li mostro indossati. Ed ecco i nostri orecchini terminati. Adesso, insomma, giro la camera e li mostro indossati, anche se non ho l'abbigliamento giusto, però insomma ve li mostro indossati perché secondo me quando si indossano si vede veramente l'effetto che fa un orecchino vicino al volto. E niente, ovviamente se il video vi piace lasciatemi un like, un commentino e al prossimo tutorial. Ciao ragazze! Ovviamente l'abbigliamento maglioncino non è proprio l'ideale per questa tipologia di orecchini, insomma avrei dovuto indossare qualcosa di bianco, di turchese e ci vorrebbe la stagione estiva che al momento è ancora lontana, però volevo mostrarveli comunque indossati e secondo me d'estate con la bronzatura e insomma con il vestito giusto hanno il loro perché. Fatemi sapere che ne pensate. Ciao ragazze, buona creatività a tutte. Ciao!